Buongiorno a tutti e bentornati ad un nuovo episodio dei Racconti dal Nascondiglio. Io, come sempre, sono Nicola e oggi riprenderemo da dove ci eravamo lasciati la settimana scorsa. La Envelope Blu, dopo un inizio a dir poco disastroso, si era fratturata in più missioni, sotto la pressione dei rastrellamenti nemici. Nel novembre del 1944, poi, il capomissione Jim Davis passò al fronte, rientrando nell'Italia liberata. Rimasero quindi nella zona operativa le due missioni figlie della Envelope, la Toffee di Holland e la Silentia di Wilcoxon. Oggi dunque ripercorreremo la storia della prima, la Toffee, che rimase nella zona di Parma, quindi diciamo così in continuità territoriale con quella che originariamente era la zona operativa della Envelope Blu. La situazione per Holland e i suoi è molto complicata. Sono tallonati dalle forze dell'asse che vogliono tenere sgombre le retrovie della linea gotica, il cibo scarseggia e la guerra partigiana è particolarmente brutale. A metà ottobre, come ricorderete, il comando unico, troppo statico, fu spazzato via dal nemico e per i partigiani e la missione iniziò una lunga e tribolata fase di ricostruzione. Non credo quindi serva dilungarsi troppo e iniziamo subito con il racconto della missione Toffee. La distruzione del comando unico parmense del 17 ottobre ebbe, come si può ben immaginare, ripercussioni sull'organizzazione militare dei partigiani. Oltre alla creazione del nuovo comando unico di Parma, fu creata anche una delegazione del comando unico per la zona Cisa Est, dove il capitano Holland, ora a capo della Toffee, aveva ordine di operare. Questa decisione fu presa anche per ovviare ad un conflitto interno al movimento partigiano. I partigiani locali avevano infatti eletto Arta, ovvero Giacomo Ferrari, loro comandante, mentre il CLN di Parma, su mandato del CNAI di Milano, aveva invece nominato il colonnello Gloria, ovvero Paolo Ceschi, comandante, e Mauri, primo Savani, commissario. Fu quindi deciso essenzialmente di spezzare il comando unico in due, così che la Cisa fu divisa in una zona ovest, dove comandava Arta, ed una est, dove comandava Gloria. Questo sviluppo, dice Holland, fu molto positivo. Ridusse al minimo la litigiosità interna al movimento partigiano e permise anche alla missione, che appunto gravitava nella zona est, di avere un contatto più diretto e veloce con il comando unico locale, senza dover percorrere troppi chilometri per organizzare riunioni o per inviare messaggi. Quanto alla missione, dal punto di vista del personale era ridotta ai minimi termini. Di agenti ne erano rimasti 4, il capitano Holland, il caporale Hirst, Hill e Michael Tyler, che non era nemmeno un soldato, bensì un ex prigioniero fuggiasco, un civile internato che aveva lasciato il suo campo di prigionia dopo l'8 settembre 1943. Questo gruppetto, dopo la partenza del maggiore Davis, tornò nella sua zona operativa. E finalmente, dopo settimane di nulla, la missione ricevette anche un lancio, solo per essere nuovamente incalzata da truppe tedesche. Tra il 19 e il 20 di novembre, infatti, un nuovo pesante rastrellamento colpì la zona. Una forza di 6.000 o 7.000 uomini provenienti dalla Valle del Taro e dall'Unense attraverso il passo del Lagastrello chiuse i partigiani del Monte Caio in una morsa. Hill freneticamente riuscì a nascondere il materiale che era stato lanciato prima di darsela a gambe, proprio quando i primi soldati tedeschi spuntarono da dietro una collina. Holland e Hirst però rimasero tagliati fuori, completamente circondati dal nemico. Holland, mentre fu lanciata l'offensiva tedesca, infatti stava tornando al villaggio di Grammatica per ricongiungersi ai suoi uomini dopo una visita alla fattoria di Perfara. Scavalcato quindi il passo del Ticchiano, Holland si trovò di fronte a una pattuglia tedesca che piantonava il sentiero con una mitragliatrice pesante. La gente si tuffò tra i cespugli e dovette rimanere lì fermo tutto il giorno, riuscendo a sgusciare via solo con il favore delle tenebre. Holland si diresse quindi verso Grammatica, che però era già stata occupata dai tedeschi. Fortunatamente riuscì a ricongiungersi con Hirst, che era acquattato nei dintorni insieme a 2 mulattieri, una guida e un mulo. Insieme il gruppetto decise di nascondersi in una profonda caverna ignota ai tedeschi, dove trascorsero ben 5 giorni mangiando solo tozzi di pane e una grande forma di burro. Il 6º giorno arrivò una contadina di Grammatica che li informò del fatto che i tedeschi avevano lasciato il paese e chiese poi del marito. Con quella che dobbiamo immaginare fosse una stretta al cuore, Holland le dovette dire che purtroppo il marito non era con loro. Fu così che con suo grande stupore Holland venne a sapere che la grotta aveva in realtà 2 livelli e in quello inferiore si erano nascosti 7 abitanti di Grammatica, tra cui il marito della donna. Questi, sentendoli arrivare e credendo fossero tedeschi, si erano rifugiati al di sotto e avevano trascorso quei giorni spaventati a morte. Tuttavia, a questo punto Holland aveva da portare a termine quella che definì un'ingrata incombenza, ovvero leggere ai partigiani il proclama Alexander che li invitava a sciogliere le formazioni in attesa di tempi più propizi. Questa fu una dura botta per il morale, qui più che altrove, aggravata dal recente rastrellamento e portò alla semiliquefazione del movimento partigiano nella zona. A tutto questo si aggiunsero anche abbondanti nevicate che bloccarono gli spostamenti.
Le bande quindi si dispersero e molti partigiani assunsero il ruolo di SAP. Dicembre e metà gennaio quindi passarono così, con il comando unico indaffato a preparare le cose per riprendere l'attività in febbraio, sempre però incalzati dai tedeschi. La missione poteva solo muoversi di notte, tanto era forte la presenza nemica. Furono i garibaldini, nonostante le perdite, i più rapidi a riorganizzarsi. Secondo Holland beneficiarono di una coesione ideologica maggiore e di una struttura meglio organizzata. Al contrario, i gellisti uscirono da questa fase gravemente danneggiati. La quarta brigata GL era così malconcia che Viti, Bruno Bianchi, il rappresentante del partito d'azione, decise di scioglierla. Il comandante di brigata abbandonò le armi e sparì. Il partito d'azione, dilaniato da lotte intestine, non fu in grado di fornire alcun aiuto in questa situazione. Il colonnello Gloria, comandante unico della zona, si diede un grande affare secondo Holland e fu la chiave per la ripresa delle attività. Molti elementi inutili furono espulsi dalle bande e una trentina di ladri furono impiccati. La brigata GL fu riorganizzata nella Pablo, in onore del precedente comandante caduto nel raid tedesco del 17 ottobre, e la terza brigata Giulia. La 47esima e 12esima Garibaldi videro anche loro un avvicendamento nei comandi, cosa che ne migliorò le prestazioni. Fu anche creata una polizia partigiana per migliorare la sicurezza. Molto era stato fatto, ma molto restava ancora da fare, come scrisse Holland. La missione riuscì ad assicurare avviolanci più frequenti e Holland si mise a girare fra le formazioni per rimediare dispute di ordine politico o sulla distribuzione delle provviste. In dicembre, per colmo di sfortuna, Ayoust fu messo fuori combattimento dalla scabbia. Holland, possiamo immaginare a questo punto abbastanza disperato, decise di sgombrare l'area e cambiare aria. La missione si spostò quindi in un nascondiglio vicino Torsana per permettere ad Ayoust di riprendersi e far calmare un pochino le acque. Questo nascondiglio ospitava il capitano Phillips, un ufficiale britannico ex prigioniero di guerra che era fuggito in precedenza. Phillips fu quindi arruolato nella missione e prese il ruolo di Ayoust mentre questi si riprendeva. La missione, mentre era in questo nascondiglio, non rimase con le mani in mano e fu in grado di stringere contatti con le bande della Garfagnana e della Puania. Il Natale Holland lo passò a rigoso, sui monti, ospite di Tom, commissario politico. Insieme a lui c'erano Michael Tyler, Paolo il Danese, comandante della terza Giulia, ovvero Hard Paul Richard Lauritsen, un danese, e alcuni partigiani sia russi che italiani. Un gruppetto quindi davvero multietnico che fa riflettere una volta di più sul carattere transnazionale della resistenza. In quei giorni si trovò anche un altro motivo per festeggiare. Holland fu infatti informato per radio che era stato promosso a maggiore sul campo. Il personale della missione quindi si riunì insieme a Paolo il Danese e Ennio Biasetti, Condor, il commissario della terza Giulia, per dar fondo al poco whisky che gli era rimasto, alla salute del neomaggiore. Gennaio però portò anche preoccupanti notizie di movimenti tedeschi ai piedi dell'Appennino emiliano. Fortunatamente tutto questo si rivelò un falso allarme, ma possiamo immaginare che tennero tutti sulle spine. Holland contattò i partigiani di orientamento anarchico della Lunigiana che costituivano la quarta brigata Apuana e la brigata Borrini e che, come la mette lui, non amavano gli inglesi. Il loro aiuto era necessario perché bloccassero il passo del Lagastrello, onde evitare che i tedeschi lo attraversassero e fossero quindi invece costretti a passare per la Cisa, un'area che i partigiani e l'aviazione alleata potevano colpire con più facilità. Si decise di assegnare a questi uomini 3 lanci in rapida successione, cosa che li convinse ad unirsi al comando unico della Cisa. Una mossa che dovette sollevare però parecchi dubbi da parte dei comandi, perché Holland ricorda come fosse stata rischiosa, ma che alla fine pagò ricchi dividendi quando i partigiani passarono all'azione in aprile, uccidendo circa 200 nemici e catturandone 500, guadagnandosi così l'ammirazione delle truppe alleate. I partigiani, meglio riforniti, crebbero di numero, anche se, dice Holland, non raggiunsero le dimensioni che avevano prima del rastrellamento di novembre. Le brigate contavano un totale di circa 1250 uomini, metà dei quali inquadrati in formazioni garibaldine, 350 appartenevano alla cattolica Giulia e i rimanenti 300 erano privi di uno specifico allineamento politico e militavano nella brigata Pablo, sorta, come la terza Giulia, dalle ceneri della GL. In febbraio i lanci si infittirono. Solo nella prima settimana del mese Holland ne ricevette tanti quanti in tutto gennaio. Il 6 febbraio portò con sé anche il ritorno del maggiore Jim Davis, capomissione originario della Envelope Blue, che aveva abbandonato l'area nel novembre del 44 per tornare nell'Italia liberata. Davis si lanciò in un'area non meglio identificata tra Parma e Reggio Emilia e la sua ricezione fu organizzata congiuntamente dalla Toffee di Holland e la Silentia di Wilcoxon, entrambi senza dubbio felici di rivedere il loro ex comandante. Il gruppetto della Envelope Blue quindi fu finalmente ricongiunto dopo ben 5 mesi.
Gli agenti ricevettero quindi i loro nuovi ordini su sabotaggi e protezione di impianti industriali ed energetici e Davis si spostò vicino a Modena, nell'area che gli era stata assegnata. Holland invece se ne tornò sui monti, che stavano diventando via via più sicuri ora che i partigiani controllavano l'area più fermamente. Alla fine di febbraio Holland riporta che Maury, il commissario del comando unico, gli riferì che era stato approcciato dal comando tedesco. Qui Holland non è proprio chiaro, nel suo rapporto scrive che fu invece il comandante, Gloria, a parlargli della cosa, ma poi dirà che fu Maury. Una discrepanza che comunque possiamo sicuramente perdonare visto l'andamento caotico di queste trattative. Karl Wolf delle SS, attraverso il commendatore Costa, faceva un'offerta: che le forze tedesche fossero lasciate in pace durante la ritirata in cambio dell'astenersi da distruzioni, saccheggi e esecuzioni sommarie. Maury, ricevuta la proposta, era quindi andato dal maggiore a riferire. Holland, considerato che ormai la Luftwaffe era quasi espulsa dall'Italia settentrionale, gli consigliò di rifiutare, una decisione che fu poi confermata anche dal comando unico e dai comandi alleati. Grazie all'aumento dei rifornimenti ci fu una vera e propria esplosione delle formazioni partigiane che, all'inizio di marzo, erano quasi raddoppiate di numero, con il comando unico che ora aveva a disposizione più di 3.000 uomini. Il sabotaggio si intensificò e i partigiani iniziarono a muovere contro il nemico, catturando numerosi prigionieri. Le truppe alleate si stavano ormai avvicinando all'area e i tedeschi e i fascisti stavano iniziando a ritirarsi. Certo non senza infliggere pesanti danni. A metà febbraio, per esempio, l'intero CLN di Parma era stato catturato. All'inizio di aprile le cose accelerarono ulteriormente. Il comando unico raggruppò le varie bande in 2 divisioni, la Ottavio Ricci e la Monte Orsaro, e le piazzò a bloccare i passi appenninici. Il 6 di aprile arrivò il messaggio tanto atteso: all'ippodromo ci sono le corse domani. Questo era il segnale per l'insurrezione generale. Il 14 iniziò la battaglia per liberare Parma. I giorni successivi passarono comprensibilmente in un'attività frenetica. La missione si portò sulle alture vicino a Parma per poter seguire meglio la situazione e coordinarsi più facilmente col comando unico, il comando di piazza, il CLN e il comando alleato. La battaglia per Parma non fu facile, perché i tedeschi a Parma come altrove non volevano arrendersi ai partigiani, mentre i partigiani per questioni di principio volevano liberare la città prima dell'arrivo delle forze alleate, non ultimo per dimostrare che loro la guerra la facevano per davvero. Nel frattempo, il 24 aprile iniziò l'ultima grande battaglia campale della guerra partigiana in Italia, quella della cosiddetta Sacca di Fornovo, a sud-ovest di Parma. Alcune divisioni tedesche in ritirata si trovarono infatti la strada verso il Po sbarrata dalle formazioni partigiane e tentarono lo sfondamento. I partigiani resistettero come potevano, ma riuscirono a rallentare i tedeschi fino all'arrivo delle forze alleate, la Forza Expedicionaria Brasileira, che prese il nemico in una morsa, costringendolo alla resa il 30 di aprile. I partigiani intanto erano entrati a Parma tra il 25 e il 26 aprile. Paolo il Danese, alla testa della sua terza Giulia, fu il primo a mettere piede nella città all'alba del 26. Come spiega Holland, la scelta era ricaduta su Paolo per via della sua personalità equilibrata, che avrebbe garantito il rispetto dei diritti di tutte le formazioni politiche. Qualche ora dopo fu raggiunto dalle altre brigate e della Toffi. La battaglia per Parma, tuttavia, non si concluse che il 28, quando finalmente la città fu ripulita dai cecchini nazifascisti che ancora restavano appostati su tetti e torri, seminando il panico. La città comunque era in buono stato e le installazioni idroelettriche erano state ancora una volta protette. Si poté quindi tornare ad una condizione di seminormalità piuttosto presto e la Toffi fu ben presto rimpiazzata nelle sue funzioni dall'AMG. E, come sempre, l'Allied Military Government non diede buona prova di sé. Michael Tyler, ex internato che si è unito alla missione, non ha peli sulla lingua a riguardo. Nonostante non ebbi molto a che fare con l'AMG, l'impressione che mi diede non fu molto buona. Sembravano non capire il comando unico e i partigiani in generale e non furono in grado di gestire i problemi che sorsero inevitabilmente per via della loro mancanza di comprensione. Non avevano spirito di iniziativa e, nel complesso, non erano visti con favore né dai partigiani né dalla popolazione civile. Finisce così il nostro viaggio nei dintorni di Parma con la missione Envelope Blu e la Toffi. Naturalmente nella zona c'è anche la Silentia di Wilcoxon, a cui subentrò Davis, ex comandante della Envelope, rientrato in Italia nel gennaio 1945.
Tuttavia, le carte della Silentia non sono al momento disponibili. Questo episodio è stato registrato infatti durante la pandemia del coronavirus e quindi ovviamente non c'è possibilità di andare in archivio per completare questo trittico di missioni, che ebbe un inizio così sfortunato con l'operazione organizzata da Johnston che condusse al lancio della Envelope, la quale, subito rastrellata, essenzialmente si fratturò nella Toffee di Holland e nella Silentia di Wilcoxon. Ad ogni modo, perlomeno abbiamo un'idea di cosa successe nell'area di Parma, quali fossero i problemi e quali le soluzioni adottate. Ancora una volta si vede come le costanti siano sempre le stesse. La mancanza di provviste, la minaccia costante del nemico, la frustrazione di non poter rispondere ai suoi attacchi. La politica ancora una volta scivola in secondo piano, perfino in una zona come il parmense, dove la rivalità tra le bande era particolarmente accesa. Holland, ma anche Davis, non sembrano particolarmente preoccupati dalla cosa nei loro rapporti. Holland scrive in verità che tentò di riequilibrare le bande perché numericamente le formazioni non comuniste fossero alla pari con quelle garibaldine, e dai suoi rapporti si nota come abbia passato molto tempo con Paolo il Danese, che controllava la Giulia, una formazione democristiana, e lui stesso era un ex prete. Tuttavia non sembra nemmeno si sia dannato l'anima per ottenere questo risultato, né che avesse un'opinione particolarmente negativa dei comunisti. Si può avere prova di questo nel suo report sul comando unico. Del colonnello Ceschi, ovvero Gloria, un democristiano, Holland ha un'ottima opinione. Dice infatti che fu grazie a lui che i partigiani divennero una vera forza militare e raggiunse un grado di organizzazione ben oltre quello che implica la parola partigiano. Ma, d'altro canto, non sembra averne una peggiore di Savanni, Mauri, un comunista, il commissario politico del comando unico. Dalla descrizione che Holland ne fa, questi emerge come un vero e proprio principe del foro, e non per nulla era un avvocato. È descritto infatti come un idealista con un gran senso pratico, un fine oratore con una personalità persuasiva, che fu in grado di smorzare e zittire anche gli oppositori più strenui delle riforme che Ceschi voleva implementare, attraverso la mera potenza della logicità dei suoi discorsi. Più che nei confronti dei comunisti, la sua preoccupazione Holland la esprime nei riguardi della futura amministrazione di Parma e dell'Italia in generale. Come scrisse, Parma sta aspettando. La prima fiera reazione ad un esercito legato mani ai piedi, ai carabinieri provenienti da sud, alla completa assenza di un'operazione dei fascisti, si è esaurita. Ma gli occhi di tutti sono puntati a nord. Parma aspetta che Bonomi se ne vada, che il CLN-AI sia pienamente rappresentato in un nuovo governo con sede a Milano. L'idea del vento del nord, questa fortunata espressione coniata proprio in quel periodo, è spesso usato per indicare simili sentimenti, la volontà di ripartire, di far piazza pulita, di epurare davvero l'Italia dal fascismo. Come sappiamo benissimo, ben poco di tutto ciò avvenne nei fatti. Può apparire singolare che un ufficiale britannico capisca in maniera così intima questo sentimento, ma una volta di più dobbiamo sottolineare quanto questi ufficiali fossero partigiani a tutti gli effetti. Condividevano con loro le stesse privazioni, le stesse gioie e spesso la stessa morte. Questo è ancora più vero per la Toffee, che detiene il record di missione che fu per più tempo operativa, con Holland che vanta quello di comandante di missione più longevo, mentre Ayerst quello di radiooperatore impegnato per più tempo dietro le linee nemiche. Non deve stupire quindi se da questa missione ci viene una delle descrizioni più accurate dello spirito di quei giorni. Spero dunque che questo episodio vi sia piaciuto. Come sempre vi do appuntamento alla prossima settimana per raccontare una nuova storia. Questa volta ci sposteremo più a nord, nel Veneto, per seguire le mosse di uno degli agenti più famosi, il maggiore Wilkinson Freccia, e la sua missione dal nome molto evocativo, Ruina.